Hi guys, bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giorgia, questo è il diario di Gio e qui trattiamo di lifestyle, beauty e moda. Non so voi, ma per me marzo è sempre un mese strano. Non è più inverno, ma non è neanche primavera. Non sono più nel mood nuovo anno, nuova me, ma non mi sento nemmeno completamente centrata. Questo è il Soft Girl Reset di marzo e ogni anno succede la stessa cosa. Vedo ovunque video tipo March Reset, That Girl Morning Routine, Glow Up di primavera e una parte di me pensa ok, devo sistemare tutta la mia vita in 30 giorni. Poi mi ricordo che lavoro 9 to 5, che sono spesso stanca, che overthinks anche la lista della spesa, quindi questo video è il mio soft girl reset di marzo, ma realistico, non cinematografico, non perfetto, reale. Se anche tu vuoi sentirti più calma senza trasformarti in una persona che non sei, resta qui. Prima di parlare di skincare, planner, outfit, devo essere onesta. Il mio reset non è partito dall'estetica, è partito da una sensazione. Mi sentivo un po' indietro con il lavoro, indietro con YouTube, indietro con la mia versione ideale e ho capito che ogni volta che provo a fare un reset partendo dalle cose esterne, cambiare routine, comprare qualcosa di nuovo, organizzare tutto perfettamente, se dentro mi sento sotto pressione non funziona. Cioè io posso spendere 100-150 pounds in vestiti che mi fanno stare bene per 1 o 2 giorni, ma non a lungo termine. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata chiedermi: ma io a marzo come voglio sentirmi? Non cosa voglio ottenere, non cosa voglio migliorare, ma come voglio sentirmi. E la risposta è stata più leggera, non più produttiva, non più perfetta, più leggera. Io ho un lavoro full time e a volte mi confronto nella mia testa con ragazze che hanno tempo per fare 1000 cose prima delle 9 del mattino e mi sento già in ritardo ancora prima di iniziare la giornata. Quindi il mio reset di marzo è stato smettere di pianificare giornate impossibili. Prima facevo liste lunghissime, mi facevano sentire organizzata, ma la sera mi sentivo un fallimento perché non riuscivo a fare tutto. Le liste lunghissime le lasciamo per il lavoro. Adesso mi scrivo 3 cose, 3. Se ne faccio 2 va bene, se ne faccio una comunque va bene, perché ho capito che il mio problema non è la mancanza di disciplina o di tempo, è l'eccesso di aspettative. Non mi sveglio alle 5, non bevo matcha guardando il sole che sorge con musica francese in sottofondo. Mi sveglio alle 6, 6 e mezza, spesso ancora un po' assonnata, e la cosa che sto cercando di fare a marzo è non prendere il telefono subito. Sembra una cosa piccola, ma per me cambia tutto, perché se entro nella vita degli altri prima ancora di entrare nella mia, mi sento già indietro e comincio a farmi le paranoie. Quindi apro la finestra, rifaccio il letto, anche se la sera verrà distrutto di nuovo, e mi preparo con calma. Non è una routine perfetta, ma è intenzionale per la mia salute mentale. Ultimamente sto ascoltando un podcast motivazionale, si chiama The Mindset Mentor, e in una puntata dicevano che molti CEO si svegliano 1 ora prima del solito per prendersi tempo per loro, 1 ora prima, per fare workout, per fare journaling, per meditare, e io lo ascolto mentre vado a lavoro e penso ok, domani lo faccio anch'io, l'ho messo anche nella lista delle cose da fare. Poi suona la sveglia e io sono stanca. E la verità è che in questo momento della mia vita, con il 9 to 5, con YouTube, con tutto, svegliarmi 1 ora prima mi farebbe solo iniziare la giornata già esausta. Quindi il mio reset di marzo è stato accettare questo. Non sono una CEO della Silicon Valley, sono una ragazza che lavora, che sogna, che a volte dormirebbe 20 minuti in più. E invece di forzarmi a diventare una persona che si sveglia alle 5, ho scelto una versione più sostenibile.
Mi sveglio al mio orario normale, non prendo il telefono subito, apro la finestra, rifaccio il letto e mi prendo 5 minuti veri per me, perché ho capito una cosa: se il mio reset mi sfinisce, non è un reset, è un'altra forma di pressione. Marzo per me è anche pelle stanca e io con la beauty ho un rapporto particolare perché la amo, ma non voglio che diventi pressione. Quindi il mio reset non è comprare 10 prodotti nuovi, è alleggerire. Skincare più leggera, base meno pesante, blush un po' più presente, ma non perché devo sembrare diversa, semplicemente perché mi fa sembrare più viva. Marzo per me è sempre quel momento in cui la mia pelle è confusa. Io ho la pelle mista e vivendo a Londra a marzo il tempo decide ogni giorno chi vuole essere. Un giorno vento gelido, un giorno sole, un giorno umidità, un giorno aria super secca e io arrivo a fine giornata che non capisco mai se ho la pelle secca o lucida, a volte entrambe. Quindi il mio reset beauty non è diventare super rigorosa, è diventare più flessibile. A me piace tantissimo fare la skincare la sera prima di andare a letto, è proprio un momento mio. Mi strucco, lavo il viso, metto i sieri, mi sento tranquilla. Ma non lo faccio tutte le notti e prima questa cosa mi faceva sentire poco costante, poco disciplinata. Adesso no. Adesso ho capito che la costanza non è perfezione e tornare alla routine anche quando salti una sera. Con la pelle mista a marzo ho iniziato ad ascoltarla di più, se la sento tirare aggiungo qualcosa di più nutriente, se mi sento lucida alleggerisco. Non sto seguendo una routine rigida da manuale, sto adattando. Anche con il make-up ho fatto lo stesso. Ho capito che il make-up per me non è trasformazione, è controllo emotivo. Se mi sento spenta, mi do un po' di colore. Se mi sento sopraffatta, tengo tutto minimal. Base più leggera, blush un pochino più visibile perché mi fa sembrare meno stanca. Illuminante soft, niente effetto glass skin impossibile, perché non voglio sembrare diversa, voglio sembrare riposata. E per me la beauty, soprattutto a marzo, non è trasformazione, è regolazione. Se mi sento spenta mi do un po' di luce, se mi sento sopraffatta tengo tutto minimal. La soft girl per me non è perfetta, è una ragazza che si ascolta. Anche con gli outfit a marzo non sto rivoluzionando l'armadio, sto scegliendo meglio. Sto tornando ai colori che mi fanno sentire più me, ai tessuti morbidi, alle silhouette che mi fanno sentire composta ma non rigida, perché ho notato una cosa: quando mi vesto in modo coerente con come voglio sentirmi, la mia energia cambia, sono più solare e la mia giornata migliora se i capi che indosso mi fanno stare automaticamente il mio umore migliora. Non è superficiale, è psicologia. Vestirmi soft è il mio modo di ricordarmi che posso essere gentile anche nei giorni in cui dentro sono un po' caos. Non sono una minimalista perfetta e la mia camera lo dimostra. Però a marzo ho fatto una cosa diversa, micro reset. Non trasformo tutta la casa, non decluttering estremo. Ho sistemato la scrivania, ho lavato le lenzuola, ho buttato 5 cose, 5, e già quello mi ha fatto respirare meglio, perché a volte non serve cambiare tutto, serve togliere un po' di rumore. Allora vi dico la verità, questo reset nasce dal fatto che mi sentivo un po' stanca, non solo fisicamente ma mentalmente. Pressione di fare di più, pressione di crescere, pressione di essere sempre la versione migliore, e mi sono resa conto che ogni volta che arriva marzo io entro in modalità ok, adesso devo evolvere, devo migliorare, devo sistemare tutto, ma quest'anno ho sentito qualcosa di diverso. Non è tanto un voglio diventare migliore, è più un sto cambiando anch'io. È un po' come il meteo. Febbraio è pesante, è grigio, è chiuso. Marzo non è ancora primavera piena, è instabile, è a metà e io mi sono sentita così.
non una versione migliorata, una versione in transizione. E forse il mio reset non è diventare la versione migliore di me, è accettare che sto cambiando con la stagione, che posso essere più sensibile, più morbida, più lenta. E va bene così, perché non devo fiorire in modo spettacolare solo perché il calendario dice marzo. Posso semplicemente adattarmi e forse la vera soft life non è diventare better, è permettersi di evolvere senza forzature. E se marzo per me è instabile, un po' confuso, un po' luminoso, allora forse anch'io posso esserlo. E marzo per me sta diventando il mese in cui smetto di rincorrere la versione migliore e mi prendo cura di quella attuale. Forse non sono ancora dove voglio essere, ma posso comunque trattarmi bene adesso. E forse la vera soft life è non avere tutto sotto controllo e smettere di punirsi quando non lo si ha. Questo è il mio soft girl reset di marzo. Non è una trasformazione drastica, è un aggiustamento delicato. Un modo per trattarmi un po' meglio in un mese che è a metà tra il grigio e la luce. Se anche tu stai cercando un modo per sentirti più calma, senza stravolgere la tua vita, scrivimelo nei commenti. Mi fa davvero sentire meno sola. E magari tra un mese torniamo qui e vi racconto cosa ha funzionato davvero. Perché io non voglio fare più reset per diventare qualcun'altra, voglio fare reset per tornare a me. E grazie davvero per avermi ascoltata sfogarmi un po' su questo tema. A volte ho paura di parlare di queste cose perché sembrano piccole, ma per me non lo sono. Quindi grazie per restare qui, per crescere con me, anche quando la crescita non è spettacolare, ma è solo più gentile. Grazie per aver guardato questo video, io vi mando un grosso bacio come al solito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!